Vuoi parlare italiano come un madrelingua? Allora resta con noi. Oggi parliamo di un argomento molto interessante, il lavoro. È un tema molto utile perché un giorno probabilmente dovrai dire in italiano I work at, I am a teacher, I am a nurse, oppure I am a student. Ciao e benvenuto. Qui puoi imparare facilmente l'italiano. Ogni giorno ti aiutiamo ad avvicinarti al tuo obiettivo. Sei pronto? Cominciamo. Dimmi, tu che ci stai ascoltando, lavori già oppure sei ancora uno studente? Forse hai un lavoro part-time oppure stai cercando lavoro. Nessun problema. Oggi ti aiuteremo a parlare del tuo lavoro. Allora, Riccardo, raccontaci qualcosa di te. Che lavoro fai? Lavoro in una scuola. Sono un insegnante di italiano. Mi piace molto il mio lavoro perché adoro parlare con i miei studenti e aiutarli a migliorare. E tu, Alessia, che lavoro fai? Lavoro in un bar a Roma. Sono una cameriera e amo il mio lavoro, anche se a volte può essere un po' faticoso. Parlo con molte persone, turisti, studenti, anziani, e ascolto tante storie interessanti. Ogni giorno uso l'italiano in modi diversi. Per esempio, dico buongiorno, desidera qualcosa? Che significa good morning, would you like something? Oppure dico glielo porto subito, che significa I'll bring it to you right away. Molto bene. Ripeti con noi. Buongiorno, desidera qualcosa? Ancora una volta. Buongiorno, desidera qualcosa? Molto bene. Ora di glielo porto subito. Perfetto. Vedi? Stai già parlando come un vero cameriere o una vera cameriera italiana. E al lavoro, Alessia, che cosa dici spesso ai tuoi clienti? Uso molte frasi ogni giorno. Per esempio, buongiorno, desidera qualcosa? La ascolto, che significa I'm listening. Oppure, glielo porto subito. Eccellente. Anche nel mio lavoro ripeto ogni giorno molte frasi. Per esempio, aprite i libri a pagina 20, che significa Open your books to page 20. Oppure ascoltate e ripetete, che significa Listen and repeat. E naturalmente molto bene, continuate, che significa very good, continue. Sono frasi semplici, ma sono molto importanti. Vuoi provare? Di ascoltate e ripetete. Molto bene. Eccellente. Quando lavori in un negozio o in un ristorante, puoi anche dire buongiorno, come posso aiutarla? Che significa good morning, how can I help you? Oppure puoi dire ecco il suo ordine, che significa here is your order. Queste frasi sono molto utili sul lavoro. Esattamente. È utile imparare queste brevi espressioni perché ti aiutano a parlare senza tradurre ogni parola nella tua mente. Dimmi, Alessia, perché pensi che sia importante imparare a parlare del proprio lavoro? Perché parlare del proprio lavoro significa parlare di se stessi. Quando incontri qualcuno, una delle prime domande è spesso che lavoro fai? Che significa what do you do for a living? Se riesci a rispondere in modo naturale, ti senti più a tuo agio. Sì, ed è anche un buon modo per esercitarsi ogni giorno. Anche se al momento non hai un lavoro, puoi dire che cosa ti piacerebbe fare. Nell'episodio precedente abbiamo parlato delle nostre professioni. Ora parleremo di una tipica giornata lavorativa. Riccardo, com'è la tua giornata? La mia giornata comincia presto, verso le 7 del mattino. Mi alzo, faccio una doccia e bevo un caffè. Dopo preparo le mie lezioni. E tu, Alessia? Anch'io mi alzo presto, verso le 6:30. Preparo la colazione, di solito un caffè e una fetta di pane tostato. Poi vado al bar dove lavoro. Il bar apre alle 8. Cominci presto. Che cosa fai quando arrivi al lavoro? Per prima cosa, pulisco un po' i tavoli. Preparo le tazze, i bicchieri e i cornetti. Poi saluto i miei colleghi. Parliamo per un po', ridiamo insieme e, alle 8, arrivano i primi clienti. Che cosa dici ai clienti? Dico spesso buongiorno, desidera un caffè? Che significa good morning, would you like a coffee? Dico anche la ascolto, che significa I'm listening, oppure glielo porto subito,
che significa I'll bring it to you right away. E tu, Riccardo, che cosa dici quando arrivano i tuoi studenti? Dico, buongiorno a tutti, sedetevi, cominciamo, che significa good morning everyone. Sit down, let's begin. Poi parlo con loro per un po'. Ripassiamo gli esercizi del giorno precedente. Mi piace cominciare con una conversazione breve e semplice, come stai? Che significa how are you? Oppure che cosa hai fatto ieri? Che significa what did you do yesterday? È una buona idea. Anche a me piace parlare per un po' con i clienti. A volte mi chiedono come stai oggi, Alessia? Che significa how are you today, Alessia? Io rispondo sto bene, grazie. E lei? Che significa I'm fine, thank you. And you? È piacevole. Sì, è importante avere conversazioni brevi e semplici sul lavoro. Anche tu che stai ascoltando, puoi esercitarti. Per esempio di buongiorno, come sta? Ancora una volta. Buongiorno, come sta? Molto bene. Se qualcuno risponde sto bene, grazie, puoi dire bene, buona giornata, che significa great, have a good day. Queste frasi sono molto utili sul lavoro, soprattutto se parli spesso con i clienti. Esattamente. Dopo la mattina, che cosa fai a mezzogiorno, Riccardo? A mezzogiorno mangio nella mensa della scuola. Spesso prendo un'insalata o della pasta. Dopo bevo un caffè con gli altri insegnanti. Parliamo delle nostre lezioni, dei nostri studenti e, a volte, del fine settimana. Sempre il fine settimana. Anch'io parlo dei programmi per il fine settimana con i miei colleghi. A mezzogiorno faccio una pausa e mangio con loro nella piccola cucina del bar. Mangiamo velocemente, ma ridiamo molto. E tu che stai ascoltando, che cosa fai a mezzogiorno? Mangi da solo o con i tuoi colleghi? Li tenta? Sì, prova a dire una frase completa. Puoi dire a mezzogiorno mangio con i miei colleghi, che significa at midday I eat with my colleagues. Oppure puoi dire a mezzogiorno mangio da solo, che significa at midday I eat alone. È semplice ma molto utile. Per me il pomeriggio è più tranquillo. Ci sono meno clienti, quindi metto in ordine, pulisco i tavoli e preparo tutto per il servizio serale. Verso le 5 finisco di lavorare. Anch'io finisco verso le 4 o le 5. Dopo torno a casa, mi riposo per un po', faccio esercizio oppure guardo un film. Che cosa fai dopo il lavoro? Dopo il lavoro torno a casa a piedi. Ascolto musica o un podcast, a volte Italian Club, e questo mi aiuta a rilassarmi. Poi preparo la cena, mangio e mi riposo. A che ora vai a letto? Verso le 11. E tu? Un po' prima, verso le 10. Leggo per un po' prima di dormire. Come vedi, le nostre giornate sono diverse, ma tutti abbiamo delle abitudini. E tu che stai ascoltando, com'è la tua giornata? A che ora cominci? A che ora finisci? Prova a dirlo in italiano. Sì, fai l'esercizio adesso. Di comincio alle, che significa I start at, e finisco alle, che significa I finish at. Avanti. È il tuo turno. Molto bene. Eccellente. Stai imparando velocemente. Nel prossimo episodio parleremo dei colleghi e dell'atmosfera sul lavoro, perché è importante anche sapere descrivere le persone con cui si lavora. Sì, perché il lavoro non riguarda soltanto ciò che facciamo, riguarda anche le persone con cui lo facciamo. Esattamente. Resta con noi per la prossima parte. Continueremo subito dopo. Nell'ultimo episodio abbiamo parlato delle nostre giornate lavorative. Ora parliamo dei nostri colleghi. Riccardo, con quante persone lavori? Nella mia scuola ci sono circa 15 insegnanti. Ci conosciamo tutti molto bene. L'atmosfera è amichevole e accogliente. Parliamo molto e condividiamo idee. E tu, Alessia? Lavoro con 5 persone. Ci sono 2 camerieri, un barista, un cuoco e il proprietario. Siamo come una piccola famiglia. Ridiamo molto, anche quando siamo stanchi. Questo è importante. Quando hai dei buoni colleghi, il lavoro è più piacevole. Vai d'accordo con loro? Sì, molto bene.
Ci aiutiamo sempre a vicenda. Per esempio, quando ho molti clienti, la barista viene ad aiutarmi. Quando lei ha bisogno di una mano, vado dietro il bancone e aiuto a preparare i caffè. È una buona cosa. Anche nella mia scuola ci aiutiamo molto. A volte un collega dice: Riccardo, puoi spiegarmi questa attività? Che significa: Riccardo, can you explain this activity to me? Oppure, puoi prestarmi il tuo libro? Che significa: can you lend me your book? Io rispondo sempre: certo, che significa of course. È così che creiamo una buona atmosfera. Dimmi, tu che stai ascoltando, vai d'accordo con i tuoi colleghi? Pensa alla tua risposta in italiano. Sì, prova a dire una frase completa. Per esempio, vado d'accordo con i miei colleghi, che significa I get along well with my colleagues. Oppure, mi piacciono i miei colleghi, che significa I like my colleagues. Molto bene. Se vuoi dire il contrario, puoi dire non mi piace l'atmosfera al lavoro, che significa I do not like the atmosphere at work. Sì, perché purtroppo non è sempre facile. Possono esserci conflitti o incomprensioni, ma nella maggior parte dei casi, quando le persone parlano con gentilezza, tutto va bene. Dico spesso, niente stress, facciamo del nostro meglio, che significa no stress, we are doing our best. È una bella frase. Ripetila. Niente stress. Facciamo del nostro meglio. È un'espressione perfetta per mantenere la calma sul lavoro. Sul lavoro le persone dicono spesso anche buon lavoro, che significa keep up the good work, oppure buona giornata, che significa have a good day. Sono espressioni molto italiane. Le usi spesso, Alessia? Sì, ogni giorno. Quando vedo un collega stanco, dico buon lavoro. Quando vado via, dico buona serata, a domani. Che significa have a good evening, see you tomorrow. Sono piccole espressioni, ma aiutano a creare una buona atmosfera. È vero. Tu che stai ascoltando, ripeti con noi buon lavoro. Ancora una volta, buon lavoro. Perfetto. Ora di buona giornata. Molto bene. Vedi? Sono parole semplici, ma fanno stare bene le persone. Alessia, fai qualcosa di particolare per mantenere una buona atmosfera sul lavoro? Sì, cerco sempre di sorridere, anche quando sono stanca, e dico spesso grazie. È importante. Un semplice grazie può cambiare tutto. Per esempio, grazie per il tuo aiuto, che significa thank you for your help, oppure grazie mille, che significa thank you very much. Esattamente. Se qualcuno ti ringrazia, puoi rispondere prego, che significa you are welcome, oppure con piacere, che significa with pleasure. Ripeti con noi, prego, con piacere. Eccellente. Alessia, hai un collega preferito? Bella domanda. Sì, ho un collega molto simpatico. Si chiama Giuliano. È sempre calmo e positivo. Ogni volta che ho un problema mi aiuta. È bello avere colleghi così. La mia collega preferita si chiama Anna. È divertente ed è sempre di buon umore. Anche quando abbiamo molto lavoro, continua a sorridere. Sai, l'atmosfera sul lavoro dipende molto dalle persone. Se le persone sono gentili, educate e positive, tutto va meglio. Sì, assolutamente. Anche quando siamo stanchi, cerchiamo di rimanere gentili. Questo è il segreto. Tu che stai ascoltando, sorridi spesso sul lavoro. Prova a pensare alla tua risposta. Se vuoi dire in italiano che l'atmosfera è buona, puoi dire l'atmosfera è piacevole, che significa the atmosphere is pleasant. Puoi anche dire l'atmosfera è fantastica, che significa the atmosphere is great. Oppure mi piace lavorare qui, che significa I like working here. Se l'atmosfera non è buona, puoi dire l'atmosfera è stressante, che significa the atmosphere is stressful. L'atmosfera è difficile, che significa the atmosphere is difficult. Oppure voglio cambiare lavoro, che significa I want to change jobs. Ripeti dopo di noi. L'atmosfera è piacevole. Molto bene. L'atmosfera è stressante. Perfetto. Ben fatto. Stai migliorando velocemente.
Nel prossimo episodio parleremo di un altro argomento molto interessante, gli orari di lavoro e il tempo libero. Il lavoro è importante, ma anche il riposo è importante. Sì, impareremo a dire quando lavori, quando sei libero e come parlare dei tuoi orari. Resta con noi. Continuiamo subito. Riccardo, nell'episodio precedente abbiamo parlato dei nostri colleghi e dell'atmosfera sul lavoro. Oggi parleremo di un altro argomento importante, gli orari di lavoro e il tempo libero. Lavorare fa bene, ma anche riposarsi è importante. Sì, assolutamente. Dovrebbe esserci sempre un buon equilibrio tra il lavoro e il tempo libero. Alessia, quali sono i tuoi orari di lavoro? Comincio alle 8 del mattino e finisco verso le 5 o le 6 di sera. Lavoro dal lunedì al sabato. E tu? Lavoro dal lunedì al venerdì. Comincio alle 8:30 e finisco verso le 4. A volte tengo anche lezioni online la sera, verso le 7. Quindi, lavori anche la sera. Non è troppo faticoso. Un po', ma mi piace il mio lavoro, quindi va bene. Mi riposo anche adeguatamente durante il fine settimana. Il sabato faccio esercizio e la domenica vado a trovare la mia famiglia. Il sabato non ho molto tempo libero, perché è il giorno più impegnativo al bar. Ci sono molti clienti. Tuttavia, la domenica non lavoro, quindi dormo a lungo. Anch'io mi diverto a dormire fino a tardi la domenica. E tu che stai ascoltando, quante ore lavori ogni giorno? Prova a rispondere in italiano. Sì, lavoro ore al giorno, che significa I work hours per day. Oppure comincio alle e finisco alle, che significa I start at and finish at. È utile esercitarsi a dire i propri orari di lavoro. Se vuoi dire che lavori molto, puoi dire lavoro molto. Se vuoi dire il contrario, puoi dire non lavoro molto. Puoi anche dire lavoro di mattina, che significa I work in the morning. Lavoro di pomeriggio, che significa I work in the afternoon. Oppure lavoro di sera, che significa I work in the evening. Per esempio, io lavoro la mattina e il pomeriggio. Io lavoro principalmente la mattina. Nel pomeriggio correggo gli esercizi, scrivo le mie lezioni oppure preparo podcast come questo. Eccellente. Che cosa fai quando hai del tempo libero, Alessia? Quando ho del tempo libero, mi piace passeggiare per Roma, andare al cinema oppure cucinare. A volte non faccio nulla, mi riposo semplicemente. Anche non fare nulla è importante. A volte abbiamo bisogno di pace e tranquillità. Quando ho del tempo libero, mi piace leggere, ascoltare musica e andare in bicicletta. Esattamente. E tu che stai ascoltando, che cosa fai nel tempo libero? Prova a rispondere ad alta voce adesso. Puoi dire, nel tempo libero, mi piace guardare i film, che significa in my free time, I like watching films. Puoi anche dire, mi piace ascoltare la musica, che significa I like listening to music, mi piace fare sport, che significa I like exercising. Oppure, mi piace uscire con i miei amici, che significa I like going out with my friends. Molto bene. Queste frasi sono utili quando parli di te stesso. Se vuoi dire che non hai molto tempo libero, puoi dire non ho molto tempo libero. Ripetilo, non ho molto tempo libero. Eccellente. Cerco sempre di conservare un po' di tempo per me stessa, anche quando lavoro molto. Altrimenti, una persona può diventare troppo stressata. Sì, è importante rilassarsi. Dopo una lunga giornata mi piace fare un bagno caldo oppure ascoltare musica tranquilla. Che cosa fai per rilassarti, Alessia? Mi piace passeggiare in un parco oppure bere tranquillamente un caffè mentre guardo le persone che passano. È semplice, ma fa stare bene. Piace anche a me. E tu che stai ascoltando, che cosa fai per rilassarti dopo il lavoro? Dillo silenziosamente nella tua mente. Puoi dire dopo il lavoro mi riposo, che significa after work I rest. Oppure guardo la televisione, che significa I watch television.
Puoi anche dire vado in palestra, che significa I go to the gym, oppure cucino con la mia famiglia, che significa I cook with my family. Queste sono frasi molto utili per descrivere la tua vita quotidiana. Per parlare dei tuoi orari, puoi dire lavoro dal lunedì al venerdì, che significa I work from Monday to Friday, oppure non lavoro nel fine settimana, che significa I do not work at the weekend. Alessia, quanti giorni alla settimana lavori? 6 giorni. E tu? 5 giorni. Lavoro un giorno in più, ma va bene. Mi piace il mio lavoro. Per te che stai imparando l'italiano vale la stessa cosa. Esercitati un po' ogni giorno, anche soltanto per 5 minuti, e vedrai la differenza. Sì, proprio come nel lavoro, la costanza è fondamentale. Continua ad ascoltare i nostri podcast ogni giorno e il tuo italiano migliorerà sempre di più. Esattamente. Nel prossimo episodio parleremo di un altro argomento molto utile, le mansioni lavorative, cioè le cose che facciamo realmente durante la giornata. Sì, perché c'è una grande differenza tra dire I work in an office e spiegare che cosa fai realmente lì. Resta con noi per il prossimo episodio. Nell'episodio precedente abbiamo parlato dei nostri orari di lavoro e del tempo libero. Oggi parliamo di ciò che facciamo al lavoro, le nostre mansioni quotidiane. Alessia, che cosa fai esattamente durante la tua giornata lavorativa? Preparo le bevande, servo i clienti, pulisco i tavoli e prendo le ordinazioni. A volte lavoro anche alla cassa e aiuto il cuoco quando il bar è molto affollato. Sei molto attiva. Quali frasi usi spesso mentre lavori? Per esempio, dico la ascolto, che significa I'm listening. Dico anche un caffè per lei, che significa one coffee for you. Sono 3 euro, per favore, che significa that is 3 euros please. Oppure grazie mille, buona giornata, che significa thank you very much, have a good day. E tu, Riccardo, che cosa fai esattamente durante la tua giornata? Preparo le lezioni, insegno, correggo i compiti e parlo molto con i miei studenti. Devo anche inviare email, organizzare riunioni e a volte aiutare i nuovi insegnanti. Fai molte cose. Quante ore trascorri a parlare? Molte. Parlo per quasi tutta la giornata, ma mi piace. Parlare, spiegare e ripetere fanno tutti parte della mia professione. Quali frasi dici più spesso? Dico spesso, ascoltate, che significa listen. Aprite i libri, che significa open your books. Lavorate in gruppo, che significa work in groups. E fate attenzione alla pronuncia, che significa pay attention to the pronunciation. Dico anche molto bene e bravi, che significano very good e well done. Anche tu parli molto. Dimmi, ti piacciono tutte le tue mansioni? Quasi tutte. Mi piace insegnare e spiegare, ma non mi piace molto correggere i compiti. Richiede molto tempo e a volte può essere faticoso. C'è una mansione che non ti piace? Sì. Pulire i tavoli quando ci sono troppi clienti può essere stressante. Tuttavia, mi piace quando i clienti sono gentili e sorridenti. Rende il lavoro più piacevole. L'atteggiamento delle altre persone cambia tutto. Quando i miei studenti sono motivati, mi sento felice. Quando non lavorano, mi sento stanco. Per me è lo stesso. Quando i clienti sono educati, la giornata passa velocemente. E tu che stai ascoltando, che cosa fai al lavoro? Prova a rispondere in italiano. Sì, per esempio preparo il caffè, che significa I prepare coffee. Parlo con i clienti, che significa I speak with customers. Scrivo le email, che significa I write emails. Metto in ordine la mia scrivania, che significa I tidy my desk. Oppure aiuto i miei colleghi, che significa I help my colleagues. Molto bene. Se vuoi dire che non ti piace una determinata mansione, puoi dire non mi piace pulire, che significa I do not like cleaning. Non mi piace rispondere al telefono, che significa I do not like answering the telephone. Oppure non mi piace lavare i piatti, che significa I do not like washing the dishes.
Se vuoi dire che ti piace una mansione, puoi dire mi piace preparare le lezioni, che significa I like preparing lessons. Mi piace aiutare i clienti, che significa I like helping customers. Oppure mi piace lavorare con i bambini, che significa I like working with children. Esattamente. Se vuoi dire che fai qualcosa frequentemente, puoi dire lo faccio tutti i giorni, che significa I do it every day. Lo faccio spesso, che significa I do it often. Oppure lo faccio di mattina, che significa I do it in the morning. Molto bene. Sono frasi brevi, ma ti aiutano a parlare facilmente del tuo lavoro. Puoi anche dire comincio sempre con, che significa I always begin with. Poi, che significa then, dopo, che significa afterwards. E infine, che significa finally. Sì, è perfetto per descrivere una giornata lavorativa completa. Per esempio, comincio preparando il caffè, poi servo i clienti, infine pulisco i tavoli. Questo significa I begin by preparing the coffee. Then I serve the customers. Finally, I clean the tables. È un esempio eccellente. Tu che stai ascoltando, prova a fare lo stesso. Di 3 frasi. Comincio con poi, infine, avanti. È il tuo turno. Ben fatto. Vedi, stai già parlando italiano come un professionista sul lavoro. Se vuoi ampliare il tuo vocabolario, ricorda questi verbi importanti. Preparare, to prepare, aiutare, to help, mettere in ordine, to tidy, pulire, to clean, parlare, to speak, rispondere, to answer, organizzare, to organize, servire, to serve, e scrivere, to write. Sì, sono verbi che usiamo continuamente sul lavoro. Puoi esercitarti ogni giorno creando una frase breve. Per esempio, preparo il caffè, che significa I prepare the coffee. Aiuto il mio collega, che significa I help my colleague. E metto in ordine i documenti, che significa I organize the files. Se vuoi parlare di un'azione che le persone fanno insieme, puoi dire prepariamo il servizio, che significa we prepare the service. Aiutiamo i clienti, che significa we help the customers. Oppure lavoriamo in squadra, che significa we work as a team. Esattamente. In molte professioni, lavorare in squadra è molto importante. Ne parleremo più approfonditamente nel prossimo episodio, il lavoro di squadra e le relazioni professionali. Anche questi sono aspetti fondamentali della vita lavorativa. Resta con noi. Continueremo subito dopo. La cosa più importante è ripetere queste frasi ogni giorno. È così che il tuo italiano diventa naturale. Sì, e non dimenticare che impariamo meglio quando sorridiamo. Alessia, nell'episodio precedente abbiamo parlato delle mansioni lavorative. Oggi parleremo di un argomento molto importante, il lavoro di squadra. In quasi tutte le professioni lavoriamo con altre persone, vero? Sì, esattamente. Quasi mai lavoriamo completamente da soli. Abbiamo colleghi, supervisori e clienti e dobbiamo comunicare bene con loro. A volte non è facile. Dobbiamo ascoltare, parlare con calma e avere pazienza. Al bar lavoro sempre come parte di una squadra. Dobbiamo coordinare le nostre azioni, soprattutto quando ci sono molti clienti. Posso immaginarlo. Come vi organizzate? Parliamo continuamente tra di noi. Per esempio, dico, prendo io questo tavolo, che significa I'll take this table. Oppure, vado a prendere i caffè, che significa I'm going to get the coffees. La barista risponde, preparo io i cappuccini, che significa I'll prepare the cappuccinos. Tutti aiutano tutti. È come una danza. Una danza del caffè. Mi piace. Anche a scuola lavoro in squadra con gli altri insegnanti. Prepariamo insieme gli esami, condividiamo idee e ci aiutiamo a vicenda quando c'è un problema con uno studente. Questo è il vero spirito di squadra. E tu che stai ascoltando? Lavori da solo o come parte di una squadra? Pensa alla tua risposta in italiano. Sì, di lavoro da solo, che significa I work alone, oppure
Lavoro in squadra, che significa I work as part of a team. Molto bene. Se vuoi dire che ti piace, puoi dire mi piace lavorare in squadra. Se preferisci lavorare da solo, puoi dire preferisco lavorare da solo. Non c'è alcun problema. Ognuno è diverso. Esattamente. Tuttavia, quando lavoriamo con altre persone, dobbiamo essere educati e rispettosi. Per esempio, dovremmo dire per favore, che significa please, grazie, che significa thank you, scusami, che significa excuse me, oppure puoi aiutarmi, che significa can you help me. Queste sono frasi magiche. Sì, frasi magiche. Cambiano tutto. Dico spesso ai miei colleghi, puoi aiutarmi un attimo? Che significa can you help me for a moment? Oppure grazie per il tuo aiuto, che significa thank you for your help. Quando qualcuno mi ringrazia, rispondo prego, oppure con piacere, che significano you are welcome, oppure with pleasure. Quel che stai ascoltando, ripeti queste frasi. Puoi aiutarmi? Grazie per il tuo aiuto. Con piacere. Perfetto. Vedi? Sono frasi brevi, ma dimostrano che sei gentile e professionale. Alessia, pensi che lavorare in squadra sia sempre facile? Non sempre. A volte le persone non sono d'accordo oppure hanno opinioni diverse, ma è normale. La cosa più importante è mantenere la calma e ascoltare gli altri. Sono d'accordo. Quando c'è un problema, le persone dovrebbero parlare educatamente. Per esempio, puoi dire capisco, ma penso che significa I understand, but I think that. È un modo gentile di esprimere la propria opinione. Esattamente. Puoi anche dire non sono d'accordo, ma non è un problema, che significa I do not agree, but it is not a problem. È un buon modo per mantenere un'atmosfera positiva. Nel mio bar discutiamo spesso di idee per migliorare il servizio. Diciamo, e se cambiassimo il menù? Che significa what if we change the menu? Oppure, e se preparassimo una nuova bevanda? Che significa what if we created a new drink? È motivante quando tutti partecipano. È lo stesso a scuola. Ci scambiamo idee per rendere le nostre lezioni più interessanti. Questo è ciò che significa lavorare insieme, ascoltare, fare proposte e costruire qualcosa insieme. Sì, tu che stai imparando l'italiano puoi usare queste frasi per parlare del tuo lavoro. Per esempio, lavoro con i miei colleghi, che significa I work with my colleagues. Facciamo delle riunioni, che significa we hold meetings. Oppure, parliamo dei progetti, che significa we discuss projects. Molto bene. Per dire che tutto sta andando bene, puoi dire andiamo d'accordo, che significa we get along well. Ripeti con noi andiamo d'accordo. Ancora una volta, andiamo d'accordo. Perfetto. Se a volte le cose sono difficili, puoi dire ci sono piccoli problemi, che significa there are small problems. Oppure non è sempre facile lavorare insieme, che significa it is not always easy to work together. È normale. Succede ovunque. Nessuno è perfetto. La cosa più importante è imparare a comunicare. Puoi anche dire parlo con i miei colleghi, che significa I speak with my colleagues. Oppure spiego le mie idee, che significa I explain my ideas. Per descrivere un bel momento puoi dire ridiamo molto insieme, che significa we laugh a lot together. Oppure beviamo un caffè insieme la mattina, che significa we share a coffee in the morning. Sono frasi semplici, ma mostrano che c'è una buona atmosfera. Conosco una frase che mi piace molto. Da soli si va più veloci, insieme si va più lontano. Significa alone we go faster, together we go further. È vera sul lavoro ed è vera anche quando si impara una lingua. Adoro questa frase. E tu che stai ascoltando, ricorda questo. Insieme impariamo meglio. Quando ascolti questo podcast, stai imparando con noi e fai parte della squadra di Italian Club. Sì, ora fai parte della squadra di Italian Club. Continua ad ascoltare, parlare e sorridere.
Nel prossimo episodio parleremo di un altro argomento affascinante, gli strumenti di lavoro e la tecnologia. Oggi quasi tutti usano un computer, un telefono oppure un tablet sul lavoro. Esattamente. Impareremo molte nuove parole utili: computer, tastiera, che significa keyboard, mouse, schermo, che significa screen, email, e applicazione, che significa application. Non andare via. Torneremo subito dopo. Nell'episodio precedente abbiamo parlato del lavoro di squadra. Oggi parleremo di un altro argomento molto moderno, la tecnologia sul lavoro. Oggi tutti utilizziamo un computer, un telefono oppure un'applicazione, vero? Sì, è vero. Utilizzo un po' di tecnologia nel bar. Abbiamo una cassa elettronica, un tablet per le ordinazioni e un telefono per le consegne. In passato si scriveva tutto sulla carta, ma ora è tutto digitale. Uso il computer ogni giorno per preparare le lezioni e inviare email. La tecnologia rende il lavoro più veloce, vero? Sì, ma a volte, quando il tablet non funziona, si crea il panico. Devi fare tutto a mano e i clienti devono aspettare. La tecnologia è meravigliosa quando funziona. A volte il mio computer si blocca oppure internet smette di funzionare. In quei momenti devo mantenere la calma e aspettare. Usi molte applicazioni per il tuo lavoro? Sì, uso un'applicazione per organizzare le mie lezioni, un'altra per comunicare con i miei studenti e un'altra per creare podcast. Hai un'applicazione specifica per il tuo lavoro, Alessia? Sì, usiamo un'applicazione per le ordinazioni. I clienti possono ordinare utilizzando i loro telefoni e l'ordine arriva direttamente sul tablet della barista. È molto comodo. È eccellente. E tu che stai ascoltando, che tipo di tecnologia usi al lavoro? Un computer, un telefono oppure un tablet? Pensa alla tua risposta in italiano. Puoi dire uso un computer, che significa I use a computer, oppure uso il telefono per lavorare, che significa I use my telephone for work. Puoi anche dire mando delle email, che significa I send emails, oppure faccio videochiamate, che significa I make video calls. Molto bene. Per descrivere un problema tecnico, puoi dire il mio computer non funziona, che significa my computer is not working. Il mio telefono è guasto, che significa my telephone is broken. Oppure non c'è connessione a internet, che significa there is no internet connection. Dico spesso questa frase, non c'è il Wi-Fi. È un disastro al bar quando il Wi-Fi non funziona. Capisco, oggi è difficile lavorare senza internet. Allo stesso tempo, la tecnologia ci aiuta moltissimo. È vero. Grazie alla tecnologia possiamo parlare con persone di tutto il mondo. Per esempio, attraverso questo podcast possiamo aiutare persone di molti paesi diversi a imparare l'italiano. Esattamente. Tu che stai ascoltando, stai usando il tuo telefono oppure il tuo computer per imparare l'italiano con noi. È un uso eccellente della tecnologia. Sì, per descrivere il lavoro moderno puoi dire lavoro al computer, che significa I work on a computer, faccio riunioni online, che significa I attend online meetings, oppure uso internet per il mio lavoro, che significa I use the internet for my work. Se vuoi dire che lavori da remoto, puoi dire lavoro da casa, che significa I work from home, lavoro online, che significa I work online, oppure faccio il telelavoro, che significa I work remotely. Queste espressioni sono molto importanti oggi. Telelavoro significa remote work in Italian. Ripeti con noi, il telelavoro. Ancora una volta, il telelavoro. Perfetto. Per parlare della tua attrezzatura, puoi dire ho una tastiera, un mouse, uno schermo e delle cuffie, che significa I have a keyboard, a mouse, a screen and headphones. Queste sono parole essenziali per descrivere la tua postazione di lavoro. Esattamente. Se devi chiedere qualcosa a un collega, puoi dire
Puoi mandarmi il file? Che significa Can you send me the file? Puoi condividere il documento? Che significa Can you share the document? Oppure puoi aiutarmi con il computer? Che significa Can you help me with the computer? Molto bene. Tu che stai ascoltando, ripeti con noi. Puoi mandarmi il file? Puoi condividere il documento? Eccellente. Alessia, ti piace lavorare con la tecnologia? Sì, mi piace molto. Mi fa risparmiare tempo, ma a volte ho bisogno di una pausa dagli schermi. Mi piace scrivere a mano oppure leggere un vero libro. Provo la stessa cosa. A volte metto da parte il telefono e parlo con le persone senza guardare uno schermo. Sembra più umano. È vero, la tecnologia è utile, ma dobbiamo trovare un equilibrio. Esattamente. Per te che stai imparando l'italiano, la tecnologia è un'amica. Puoi ascoltare podcast, guardare video e scrivere frasi, tutto dal tuo telefono. Sì, ma non dimenticare di parlare anche con le persone. Esercitati nella vita reale, non soltanto online. È un ottimo consiglio. Nel prossimo episodio parleremo di un argomento che piace a tutti: le pause e le vacanze. Le vacanze sono il mio argomento preferito. Impareremo a parlare delle pause, del riposo e dei programmi per le vacanze. Non andare via. Continueremo subito dopo e parleremo del relax e del piacere nella vita lavorativa. Alessia, oggi è il nostro ultimo episodio sul tema del lavoro. Abbiamo parlato di professioni, colleghi, mansioni, orari di lavoro e perfino tecnologia. Tuttavia, rimane un argomento molto importante: le pause e le vacanze. Sì, le parti migliori della giornata e dell'anno. Per lavorare bene, dobbiamo anche riposarci adeguatamente. Al bar faccio una breve pausa verso le 10 del mattino. Bevo un caffè, parlo per un po' con i miei colleghi e poi torno al lavoro con più energia. Anch'io ho bisogno di pause. Durante la mia giornata lavorativa faccio una pausa di 10 minuti tra due lezioni. Bevo un bicchiere d'acqua, cammino per un po' oppure ascolto musica. E tu che stai ascoltando, fai delle pause al lavoro? Prova a rispondere in italiano. Puoi dire faccio una pausa la mattina, che significa I take a break in the morning. Oppure faccio una pausa a mezzogiorno, che significa I take a break in midday. Se vuoi dire che bevi un caffè durante la pausa, puoi dire prendo un caffè con i miei colleghi, che significa I have a coffee with my colleagues. Oppure bevo un tè durante la pausa, che significa I drink tea during the break. Excellent! Ora parliamo delle vacanze. Il mio argomento preferito. Riccardo, quante settimane di vacanza prendi ogni anno? In generale ho 5 settimane di vacanza. E tu? Ho soltanto 2 settimane, ma va comunque bene. Mi piace andare al mare oppure visitare una nuova città. Che cosa fai durante le vacanze? Mi piace stare in campagna. Leggo, vado in bicicletta, cucino e uso il mio tempo libero per godermi le cose semplici senza stress. Hai ragione. Le vacanze non significano soltanto viaggiare. Significano anche riposarsi, dormire e godersi la vita. E tu che stai ascoltando, che cosa fai durante le vacanze? Dillo nella tua mente in italiano. Durante le vacanze, io, che significa during my holidays, I. Sì, dillo ad alta voce: durante le vacanze vado al mare, che significa during my holidays I go to the seaside. Visito la mia famiglia, che significa I visit my family. Oppure resto a casa e mi riposo, che significa I stay at home and rest. Perfetto. Se vuoi dire che non sei ancora in vacanza, puoi dire non sono ancora in vacanza, che significa I am not on holiday yet. Se sei in vacanza in questo momento, puoi dire sono in vacanza. Questa frase suona sempre bene. Sono in vacanza. Ripetila ancora una volta. Sono in vacanza. Perfetto. Alessia, pensi che le pause e le vacanze rendano le persone più felici sul lavoro? Sì, assolutamente. Quando ci riposiamo, siamo più calmi, più motivati e più gentili con le altre persone. Tu che cosa ne pensi?
Sono d'accordo. Quando le persone tornano dalle vacanze, hanno più energia, più idee e più sorrisi. E tu che stai imparando l'italiano, ricorda che imparare è un po' come lavorare. Devi fare anche delle pause. Ascolta un episodio, respira, ripeti ciò che hai imparato e poi continua gradualmente. È vero, il segreto è la costanza e il divertimento. Impara un po' ogni giorno con un sorriso. Prima di concludere questo grande tema dedicato al lavoro, vogliamo ringraziarti. Grazie per aver ascoltato tutti gli episodi insieme a noi. Sì, grazie mille. Hai imparato molte frasi utili. Lavoro a, che significa I work at, comincio alle, che significa I start at, vado d'accordo con i miei colleghi, che significa I get along well with my colleagues, e sono in vacanza, che significa I am on holiday. Vedi? Sai già parlare del tuo lavoro in italiano come un madrelingua. Ora vogliamo sapere qualcosa di te. Scrivi un commento sotto questo podcast e raccontaci dove lavori, che cosa fai al lavoro e, soprattutto, come sono le tue pause o le tue vacanze. Sì, ci piace molto leggere i tuoi commenti. Dici anche quale episodio hai preferito e quale ti ha aiutato di più. Se desideri sostenerci, iscriviti al canale Italian Club. In questo modo non perderai nessun episodio e potrai continuare a migliorare ogni giorno. Esattamente. Siamo qui per te ogni giorno, per aiutarti a parlare italiano con sicurezza e divertimento. Scrivi il tuo commento qui sotto, condividi questo podcast con i tuoi amici e non dimenticare di sorridere, perché quando sorridi il tuo italiano suona ancora meglio. A prestissimo con un nuovo argomento. Ben fatto! Stai già parlando italiano come un madrelingua.